Ciao a tutti amici di SBAM, io sono Cook, Io sono Max. Salam alaikum, alaikum salam. lui è il nostro amico dall'Egitto. E stasera cosa presentiamo? Stasera presentiamo due tipi di armi che derivano dallo stesso identico progetto, dove uno è l'originale e uno è di fatto l'aggiornamento. Si può dire anche per certi versi il miglioramento. Cosa abbiamo qua? Qua abbiamo i due progetti dello svedese Erik Eklund. Quindi abbiamo l'originale, la G42B, il cosiddetto Ljungman, svedese, e l'Hakim egiziano. Cosa possiamo dire di questi due fucili? Si può dire che negli anni 40 la Svezia decise di adottare un fucile semiautomatico. Anche perché c'era la seconda guerra mondiale in atto e si sentiva molto minacciata perché praticamente era l'unico stato neutrale tra la Norvegia occupata dai nazisti e la Finlandia che era, diciamo, da un momento all'altro poteva essere invasa dai sovietici. Quindi diciamo era in una posizione abbastanza scomoda, si può dire. Quindi, essendo ancora equipaggiati con i loro fucili bolt action modello M96 e M96-38, quindi la versione corta, ma sostanzialmente siamo sempre lì, sentiva che c'era bisogno di equipaggiarsi con qualcosa di proprio un po' più moderno. Pertanto fece una gara d'appalto che vinse il Erik Eklund, che praticamente era un semplice progettista di pompe di benzina, e infatti lavorava presso una ditta che si chiamava la Ljungman, da cui il nomignolo del fucile con cui spesso si sente nominato. Quindi non era neanche il nome del progettista, era il nome della ditta per cui lavorava, la Ljungman, e sviluppò in tempo record un progetto per un'arma semiautomatica che presentava anche delle features un po' rivoluzionarie. Stai fermo, aspetta che finisco. Allora, cosa si può dire? Intanto Eklund decise di implementare una soluzione per l'epoca abbastanza rivoluzionaria, o comunque si era vista solo su alcuni prototipi di fucili semiautomatici francesi, ovvero il recupero diretto. Quest'arma infatti recupera il gas, praticamente il sistema di recupero funziona non per un pistone, ma direttamente col gas che viene spillato a metà della canna, che viene convogliato in un tubo stagno, e questo gas fa direttamente funzionare il sistema di recupero, quindi muove il portaotturatore che contiene l'otturatore, quindi si muove esclusivamente grazie all'azione dei gas. Quindi un sistema che per certi versi anticipava quello che poi sarà tanti anni dopo il sistema Stoner della R15. Cosa possiamo vedere? Intanto che comunque la meccanica era ispirata molto largamente a quella del russo SVT-40. Del resto ormai era da anni, perché i russi avevano iniziato nel 1936 già con un sistema, circa con quel sistema lì, e quindi loro semplicemente copiarono il portaotturatore, l'otturatore e il sistema in genere, e praticamente aggiunsero solo questa modifica invece che essere mossa l'azione da un pistone, veniva mossa direttamente dai gas di sparo che venivano spillati dalla canna. Poi praticamente questo sistema qua è il sistema Eklund o della G42, venne poi la licenza venne comprata negli anni 50, verso la fine degli anni, inizio anni 50, dagli egiziani, che produssero su licenza in Egitto, con i macchinari venduti dalla Svezia, la loro versione che vedremo dopo, ovvero l'Hakim. Per finire il discorso sul fucile svedese, si può dire che vabbè, non vide
quasi mai la guerra, perché abbiamo scoperto che nella versione non modificata, ovvero la G42 non B, quindi la versione senza le tettine, mi sembra quella aveva la versione B, non B, aveva qualche modifica là davanti, insomma, combatté nella seconda guerra mondiale, perché armò un piccolo distaccamento di volontari norvegesi che videro azione nell'ultima, equipaggiati in Svezia, videro azione nell'ultimissima fase della seconda guerra mondiale, armati con queste armi. Quindi la G42 vide la seconda guerra mondiale, seppur in scala ridotta, seppur non in mano alle truppe, diciamo, per cui che lo inventarono, insomma, non in mano agli svedesi, ma in mano ai norvegesi. Tuttavia vide la guerra, insomma, si può dire questo. A questo punto la G42, appunto, come dicevamo, la licenza venne copiata agli egiziani, venne comprata, anzi non copiata, comprata, perché comprarono la licenza, comprarono i macchinari per farlo, e gli egiziani, l'esercito egiziano del presidente Nasser, comprò appunto questo design, questo progetto, lo produsse su licenza e realizzò questo fucile, l'Akim, che venne impiegato in minima parte nelle guerre contro Israele e venne impiegato fino agli anni, penso fino adesso, lo stanno continuando a usare, in ruoli diciamo, di polizia, o la guardia di frontiera, mi pare. Comunque in minima parte continuò a essere usato. A questo punto guardiamo le differenze tra i due modelli, perché sono molto simili ma presentano qualche differenza. Allora, a questo punto facciamo, il nostro amico che viene dall'Egitto ci farà vedere la differenza tra il progetto originale e la versione egiziana. La prima differenza, questo ho fatto molto meglio. Noi 9000 anni di civiltà e noi sa come fare armi, noi combattuto per 9000 anni contro tutto il mondo. Prima cosa, questo ha gommo qua, noi ha solo tubo di ferro, perché il gommo costa caro e non serve. Con caldo lascia andare, va via. Qua chi di questo fucile è messo gommo perché sennò spacca bossoli, non può ricaricare, visto che non regala a noi. Voi cambiato copertura, questo non serve, troppo costoso, troppo perde tempo fa quello. Noi messo solo, come chiama? Non sa italiano io. Cos'è questo? Grip per dita. Voi cambiato mira, perché quella entra sabbia, non gira bene. Noi fatto come quello di qualunque altro fucile. Sposta, spinge, va su, giù, regola. Cambiato calibro, perché 6,5 non calibro da uomini. Noi usa 8 Mauser. Aveva tanto Mauser e fatto fucile Mauser. Abbiamo messo presa di gas regolabile, perché con sporco non arriva abbastanza gas, quindi se tanto sporco non apre arriva più gas e funziona. Fatto anche perché voi usavate cartucce raccolte da qualsiasi paese che producesse l'8 Mauser, quindi avevate cartucce con diverse specifiche di palla, giusto? Mi fido. Ok. A me no, io troppo giovane per aver usato questo in guerra. Abbiamo anche il freno di bocca in fondo. Svedesi fatto buchi no da uomo. Vero uomo monta a freno di bocca. È più fastidioso per chi ha intorno che per chi ha davanti. Preferisco essere sbarato da questo che star lì vicino. Fa un rumore veramente di diavolo. Sì, è vero, è vero. Evochi i faraoni col casino che fa quell'affare lì davanti. Imhotep. Poi cos'altro ho fatto? Visto che noi gente veri uomini, noi montato misure di sicurezza per non perdere pezzi, perché noi le armi tratta come uomini, non sta lì a pulire come fighette. Noi messo blocco di caricatore doppio, no uno, non schiaccia e butta via. Noi mette dentro, chiude e non toglie più, anche perché
Svezia fare, mi sembra, 3 caricatori per ogni fucile. Anche 4 o 5 secondo me. Noi avere lastrine, 10 colpi, mette dentro e continua. Non serve avere tanti caricatori dietro. Fa caldo, metti troppa roba addosso, fa caldo, deserto, no? E poi non mi ricordo cos'altro ha di diverso. Tu ti ricordi? Cos'hai di diverso? Allora, È enorme. beh sì, sono tutti e due grossi. Ah, L'Akim è anche ancora più baionetta, pesante. forse. Sì, esatto. Il Jungmann monta una baionetta, la stessa baionetta del Carl Gustav. Quindi si monta infilandola dentro alla bacchetta. Anche bacchetta noi non abbiamo. Sì, esatto, voi non avete la bacchetta perché? Perché il sistema gas pulisce da solo. E il gas sporco esce insieme a sporco, non deve pulire. Come M16, uguale. In teoria anche questo aveva il... cioè, nella versione originale... Sì, ma svedesi fighette, è quello il problema. Nella G42 il tubo di gas in origine era in materiale non inossidabile. Poi si è visto che faceva un sacco di ruggine, quindi nella versione B il tubo gas è diventato in materiale inossidabile, quindi autopulente, non c'era modo, cioè non era previsto che venisse pulito, si puliva da solo, era autopulente appunto come nell'M16 e basta, quindi praticamente sì, il tubo di gas sia in questo che in questo non era previsto che venisse pulito. La baionetta dell'Akim era diversa, esatto, si pigia. Era più simile alla baionetta del Tokarev rispetto a questa qua che è molto particolare con lo sgancio a percussione. Poi quindi cosa possiamo dire? Abbiamo detto che il calibro era diverso. Allora, poi questo fucile facciamo vedere che sia nella versione svedese che nella versione egiziana si fa uguale, è di uno smontaggio estremamente facile, basta mettere in sicura, spingere in avanti il blocco, si mette a metà la leva della sicura, si può togliere interamente il blocco dietro, si preme lo sgancio, si tira via questo, si tira via quest'altro e di fatto il fucile è smontato, cioè si toglie l'intero blocco dietro. Credo che sia uno dei semiautomatici più semplici più da smontare in assoluto e permette, diciamo, una pulizia molto molto veloce e efficace. Quindi vediamo anche a questo, fin quando ci siamo, vediamo l'otturatore, la tilting bolt, È come quello di Fall. come quello di Fall di SKS. Anche il Safn. esatto, perché l'Egitto prima di questo fucile, ancora prima del colonnello Nasser, quando c'era ancora Grande immortale colonnello Nasser. quando c'era ancora il re Farouk, aveva ordinato una partita di fucili Safn dal Belgio, che però erano stati considerati troppo complessi. Per quanto fosse un ottimo fucile, era troppo complesso nella manutenzione, lo smontaggio quindi questo fucile qua era molto più semplice, quindi era stato considerato molto più affidabile e molto più adatto alle esigenze belliche dell'esercito egiziano. Quindi vedete che lo smontaggio è ugualmente semplice, basta infilare la molla. Con l'Akim si possono sparare qualsiasi tipo di cartuccio Tutto, commerciale. qualsiasi. Quindi ragazzi, questo fucile è consigliato perché l'8x57 lo si trova in qualsiasi armeria, dato che è un calibro molto usato a caccia. Quindi questo si spara sempre, è facile da ricaricare, da Dio. Sì. Quanto costano questi? Allora, Quanto si viaggia con l'Akim? ultimamente l'Akim per un sacco di tempo nessuno se lo inculava e costava poco. Adesso è iniziato a costare un po' di più perché la gente ha iniziato a vedere che è un fucile molto preciso, è un fucile molto versatile, è un fucile estremamente bello da sparare, perché questo affare qua, sia questo, vabbè, questo è un 6,5, ma soprattutto questo è un 8x57, quindi uno si dice un calibro potentissimo, violentissimo, ma quando spari con questo è una figata totale, perché sembra di sparare con un 223. Tra che il fucile è pesante, tra che il freno di bocca lavora da Dio, questo fucile qua rende l'8x57 un calibro estremamente piacevole da sparare. Quindi la gente giustamente lo sta rivalutando
Più questo che questo, perché questo la gente è stupida e continua a ostinarsi a farsi o usarci le munizioni o fare soprattutto le cariche da Carl Gustav, quindi usando le polveri lentissime che lo fanno andare di merda. Mentre invece questo qua è un'arma che appunto, per quanto possiamo vedere le differenze, no? Ovvero a livello di finiture, questa qua è una finitura molto più liscia, questo è molto più ruvida. Quindi per quanto siano due esemplari e più o meno in condizioni analoghe di conservazione, sono pari al nuovo entrambi, vedete che lo svedese è tenuto molto meglio. E invece, tornando al discorso del munizionamento, si può dire che il Gustav, il Ljungmann, scusate, la G42B, può essere usato usando cartucce ricaricate su standard diciamo Gustav, ma usando limitandosi a usare polveri tipo N140, massimo la N150, ma possibilmente polveri più veloci, tipo la Frex Purple o la N135. L'Akim, avendo la presa regolabile, potete usare di tutto. Mettete la presa di gas al minimo e di solito cicla molto bene. Alla fine l'8x57 di riffo di raffa va sempre bene. Con questo qua l'abbiamo sempre messo al minimo della presa di gas. Per cambiare la presa di gas smontatelo e diciamo variate la presa di gas usando una pinza o qualcosa. Ma Scebuco perché smontare? Perché o hai lo strumento adatto, tu forse Prende pinza. tu hai lo strumento adatto perché vieni dall'Egitto e sei... Se non c'è strumento prende pinza e gira. Sì, però state attenti. Arrivo, prende pinza così. Intanto che il nostro amico dell'Egitto prende la pinza, Prende pinza sottile e infila e gira. Perché deve smonta tutto? ma perché forse riesci a non rovinare la presa di gas. Va bene. Vabbè, ok. Allora, ritorniamo. Quindi cosa dire? Queste due armi sono armi estremamente, con un po' di savoir-faire, sono armi con cui si può avere intanto delle grandi soddisfazioni al poligono e soprattutto armi a parer mio molto interessanti, perché un po' il sistema di recupero, un po' il sistema di meccanica, io le ritengo delle armi estremamente interessanti. Però tu non hai detto prezzo. Tu hai girato intorno a tante parole. Bisogna vabbè, sempre trattare, soprattutto su archivio. Non dovremmo essere intorno ai 600-700 con il Ljungmann. Anche qualcosa di più in condizioni pari al nuovo. Fare il nuovo. Mentre l'Akim l'avevamo trovato a 500. Anni fa quello di Potter l'avevamo comprato a 500 euro, però adesso i prezzi sono leggermente aumentati, come dicevo prima. La Quindi, crisi. bisogna vedere. Comunque è un'arma consigliabile perché funziona bene e spara delle cartucce che si trovano ovunque. Avevamo parlato anche un po' del peso. Che pesano quanto un Garand. Sono armi estremamente molto pesanti. Questo a parer mio è un vantaggio, perché quando tu le pianti lì e ci spari non si muovono, non vanno da nessuna parte. Sì, insomma, hanno il loro peso, però voglio dire, se non siete Rocky Balboa, cioè, ce la fate comunque a tenerli spararci all'imbracciata. Sono armi estremamente gustose da sparare. Poi tra l'altro non abbiamo parlato appunto del munizionamento e del sistema di alimentazione. Quindi... Sì, ho detto che questo prende la strega in un caricatore. Ah sì, hai ragione. Quindi, vabbè, in tutti i casi anche lo svedese, per quanto fosse dotato in origine di caricatore di scorta, era previsto che una volta finite le lastrine venisse alimentato tramite... cioè una volta finiti i caricatori venisse alimentato tramite le lastrine di caricamento. Dopo facciamo vedere nel dettaglio il funzionamento. Qua che gira. Metto la lastrina e gira. Tu puoi mettere la lastrina, ce l'appoggi in cima, a metà, trovi l'incastro, ma ce l'ha anche l'Akim. No, questo mette dritto così. Cosa giri? Metti dentro e spingi. Cosa giri? Non serve niente, giri. Vabbè, niente. Quindi a questo punto cosa possiamo dire? Che Comprate Akim, no Sì, per il coso. comprate un Akim, voilà. vabbè, Anche perché può avere finalmente 8 Mauser, ma non sparare in Kar 98 di merda.
perché tutti K98 da pensionato, da vecchio. Questo invece è fucile che fa casino, spara dritto come K98, è più bello e arriva da Egitto, ha 9000 anni di civiltà, questo, 9000. Va bene, allora a questo punto finiamo con i ringraziamenti. Ringraziamo il nostro Gian che ci ha prestato l'Hakim e ringraziamo la Sere che mi ha, a sua insaputa ci ha permesso di presentare il suo AG42. Da Cook E da Max, e da Ahmed è tutto. Buona serata. ciao.